Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, tablettino in mano e oggi parleremo ancora una volta di un boomer shooter. Allora, praticamente siamo nella Cecoslovacchia nel 1986, quando ancora esisteva la Cecoslovacchia. È successo un disastro che non ci è dato sapere cosa e dobbiamo uccidere tutto quello che si muove. Ecco, sostanzialmente questa è la storia di questo H-Rot, H-Root, H-Rot, non so come si dice, ma lo chiameremo H-Rot. Altro non ci è dato sapere, infatti mi aspettavo che a fine episodio alla fine del primo episodio ci fosse una storiella, un filmatino, qualcosa, ma ci viene presentata una ricetta di carne, quindi boh. Ragazzi, vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link referral Amazon, che se lo salvate nei preferiti e passate per andare su Amazon dal mio link e acquistate qualcosa, Amazon a me riconosce qualcosa perché è come se vi consigliassi Amazon e a voi non aggiunge nulla al prezzo. È un metodo gratuito per aiutare il canale ad acquistare attrezzature, materiale, eccetera, eccetera. Grazie. Come dicevamo, questo è un boomer shooter, ma la caratteristica è che riprende parecchio Quake 1, perché c'ha quella grafica che addirittura mi ha fatto pensare che fosse il Dark Places Engine, che non è altro che un source port dell'engine di Quake 1 quando è stato reso open source. Ma no, è un engine proprietario fatto in Pascal. E la cosa che mi ha colpito è che la grafica marcia come piace a me, ossia con modelli con pochi poligoni e texture a bassa definizione, quel che è di vecchio che mi piace. Questo gioco l'ho potuto giocare grazie alla libreria condivisa di Doc, che ringrazio. Il gameplay è il classico per cui siamo tutti qua, perché se siamo qua a vedere sto video è perché ci interessa, quindi trova la chiave, apri la porta e ammazza tutto quello che c'hai davanti. Ci sono anche nemici abbastanza vari, si passa dai granatieri, ai cultisti, ai ratti, agli orsi, ai cavalli, agli scheletri, delle specie di pesci. Chi più ne ha più ne metta, ce ne sono parecchi e anche le armi sono abbastanza varie seppur classiche. Abbiamo la pistola che può diventare doppia pistola, l'arma melee che è la falce, abbiamo il mitra, il pompa, il pompa a doppia canna, abbiamo il lanciarazzi e abbiamo anche un'arma elettrica, una specie di LG. Poi abbiamo le mine e le granate. Ah, e abbiamo anche una balestra, non ce la facciamo mai mancare. Come ogni gioco di questo genere, a giro per i livelli ci sono i segreti e alcuni si notano molto bene, altri un po' di meno. E in giro per i livelli anche ci sono i power up, che può essere la velocità di fuoco, che può essere il danno massimo, ma di power up non ce ne sono veramente tanti. Una scelta strana è quella di come ricaricare l'energia. Troveremo in giro il latte in polvere, troveremo in giro roba da mangiare, troveremo in giro anche le bottiglie di vino che sono dei consumabili, che se ogni sorso che diamo alla bottiglia di vino ci ricarica di 10 l'energia, e troviamo anche i classici medipack, però se ne trova poca di questa roba in giro per il livello, quindi bisogna essere molto conservativi e andare a colpo sicuro quando si spara. C'è anche l'armatura che nelle sue parti più piccole, gli shard da 10, sono delle corone, la moneta locale, mentre nelle sue pezzi da 50, diciamo, sono rappresentati da canottiere e mutande. Bello anche il fatto che si può interagire con un sacco di cose, con la macchina da scrivere, col biliardo, il campo da calcio, i quadri, eccetera, eccetera. E spesso, soprattutto nel primo livello, troveremo parecchi riferimenti al comunismo. Quel che sono rimasto deluso è il movement. Essendo un clone di Quake, mi aspettavo uno strafe jump almeno. Invece qua il personaggio non solo non ha lo strafe jump, ma il salto è praticamente inutile. Non acceleri in nessuna maniera e quando salta, salta circa 30 cm dal suolo, quindi non si utilizza più di tanto. Infatti
anche durante il gioco non si devono fare dei gran salti per andare avanti, zone platforming non ce ne sono tantissime. Il gioco è diviso in 3 episodi e ogni tanto a random ci butta un boss. Non che siano difficili questi boss, anzi sono anche abbastanza stupidi. Il gioco dura 5 e 6 ore, 5-6 ore circa. E considerando che ogni tanto quando è in sconto scende a 7-8 euro, ne potrebbe valere veramente la pena. È una bella esperienza e molto divertente. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!